Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento sportivo invernale: come fare in casa lamine e sciolina agli sci. Come tutti gli inverni, gli amanti dello sci, tra i quali il sottoscritto, non vedono l'ora che gli impianti aprano per andarsi a divertire un po' sulla neve. Ma a quanti è capitato di dover fare lamine e sciolina ad inizio stagione e magari i tempi tecnici del negozio non coincidono con i vostri? Quest'anno io ho deciso di trovare una soluzione a modico prezzo, la quale mi renderà sicuramente più libero in questi termini. Ovviamente una precisazione: io non faccio gare, quindi prendete questo metodo come metodo casalingo fai da te. Ma prima di tutto dobbiamo fare chiarezza sugli angoli delle lamine. Dunque, lo sci è così composto: sotto abbiamo la soletta, il quale è in materiale plastico, e ai fianchi invece abbiamo le lamine, le quali sono fatte in acciaio. Esistono due angoli. L'angolo di tuning è compreso tra la soletta e il lato inferiore della lamina. Invece l'angolo di fianco è compreso tra la soletta e il fianco della lamina. Praticamente che cosa succede? Durante la sciata lo spigolo della lamina viene sempre più smussato, quindi una lamina che ha perso lo spigolo o ha perso il filo ha una scarsa tenuta sulla neve, soprattutto la neve ghiacciata. Quindi quando si vanno a rifare le lamine praticamente si ripristinano questi angoli ed il corrispettivo spigolo. Per andare a ripristinare angolo di tuning ed angolo di fianco bisogna procedere in due modi diversi. Per quanto riguarda valori, io utilizzo valori standard, quindi angolo di tuning 1 grado, angolo di fianco 88 gradi. Ma diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate. Un paio di morse da sci. Potete comprarle nuove oppure per i più handyman ve le potete costruire in casa. Vi farò vedere dopo come ho costruito le mie. Una squadretta 88 gradi. Pietre affilatrici, dette anche Diaface. Anche qua potete acquistarle nuove oppure provare a costruirle con qualche materiale di recupero. Vi farò vedere come ho costruito le mie con grana da 300 e grana da 600. Pinzette a molla per tenere le pietre affilatrici agganciate alla squadra. Una piccola lima per l'angolo di tuning. Io utilizzo una lima da 200. Un elastico robusto o una corda. Un pulitore, può andare bene anche alcol etilico. Guanti e un pannetto. Ferro per sciolina. In questo caso io utilizzo un ferro da stiro. Se utilizzate un ferro da stiro dovete misurare la temperatura della piastra ed assicurarvi che essa non superi i 100 gradi. Nel caso superasse i 100 gradi, settate il termostato in modo che non superi i 100 gradi. Sciolina. Io utilizzo una sciolina generica. In ogni caso esistono scioline calde e scioline fredde. Ed infine un raschietto. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo: le morse da sci possono andare circa dagli 80 ai 100 o più euro. In ogni caso è possibile costruirsi le proprie morse con materiale di recupero. State sintonizzati, vi farò vedere come ho costruito le mie. Per quanto riguarda la squadretta siamo circa dai 10 ai 20 euro. Per le pietre affilatrici circa 20 euro l'una. Tuttavia, come ho detto prima, anche queste qua si possono costruire con materiale di recupero. Una lima, se non l'avete in casa, la trovate tranquillamente sotto ai 10 euro. Il prezzo del pulitore si aggira intorno ai 5 ai 10 euro. Come ho detto prima, potete utilizzare anche alcol etilico. La sciolina ha un prezzo di circa 15 euro. Il ferro per sciolina si aggira sui 40-50 euro. Tuttavia potete riciclare un vecchio ferro da stiro sempre stando attenti alla temperatura della piastra. C'è tuttavia da dire che con un ferro da stiro si consuma una quantità maggiore di sciolina. Per quanto riguarda il raschietto, anche qua si può ottenere tranquillamente con materiale di recupero. Vi farò vedere anche qua. L'operazione si può eseguire in circa 30 minuti di lavoro, dipende ovviamente dalla mole di lavoro e dalle vostre abilità. Se non si considera la costruzione di morse e pietre, l'operazione è di livello medio facile, quindi non spaventatevi assolutamente. Quindi, bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Ragazzi, eccoci qua alle prese con i nostri sci. Questi qua sono sci di un mio amico che mi ha chiesto appunto di rifarci le lamine, quindi mettiamoci subito all'opera. Prima cosa da fare è controllare l'angolo di tuning, quindi blocchiamo subito gli ski stopper utilizzando un elastico del genere. Con un calibro dobbiamo controllare che ci sia luce tra la lamina e il nostro calibro.
Allora, il tuning è ancora presente, tuttavia comunque diamo un piccolo colpetto per essere sicuri. Io utilizzo una lima spessore di 1 mm e segno alla distanza prestabilita in modo da ottenere un angolo di 1 grado. La lima va tenuta in questa posizione e il segno deve sempre percorrere la lamina, in questo modo. Dunque, l'angolo di tuning è stato sistemato, andiamo subito a occuparci dell'angolo del fianco. Ora andiamo a pulire la lamina e in questo caso, dato che è presente il fenolo, che è questa plastica qua, con una squadra controlliamo semplicemente che il fenolo non sporga dalla lamina. In questo caso siamo a posto. Se la lamina è molto usurata conviene fare un passaggio prima di lima con una semplice lima, ma dato che in questo caso la lamina non è molto usurata possiamo procedere direttamente con le pietre affilatrici. Come ho detto nell'introduzione, mi sono autocostruito le pietre abrasive. Praticamente ho riciclato dischi di carta vetrata con grana differente. Partiremo con una grana da 300 e andremo a finire con una grana da 600. Fondamentale la nostra squadretta da 88 gradi alla quale ho applicato del nastro carta per proteggere la soletta durante lo strisciamento. Quindi questa va applicata qua. Applichiamo la nostra pietra con la grana verso il basso e con la nostra pinza andiamo a stringere la pietra sulla nostra squadretta. Dovete fare sporgere la pietra appena dalla squadretta in modo che vada a lavorare sulla lamina ma non sporga troppo. A questo punto qua spruzzeremo una soluzione di alcol e acqua sulla nostra pietra e cominciamo a fare le nostre lamine. Fare scorrere avanti e indietro in questo modo la nostra pietra. Dipende dallo stato della lamina, però più o meno 6-7 passate sono sufficienti per poter passare allo step successivo. Ecco, nella zona della coda, per esempio, ho notato che il fenolo è troppo alto, infatti la nostra pietra va a lavorare sul fenolo e poco sulla lamina. In questo caso, con una piccola lima, oppure con un apposito attrezzo che si chiama togli fenolo, andremo a rimuovere il fenolo in eccesso, ovviamente stando attenti di lavorare solamente sul fenolo, non sulla lamina, in questo modo. Perfetto, ora si vede che la nostra pietra lavora sulla lamina. Continuiamo. Ora passiamo subito a fare la finitura con grana da 600. Adesso lo spigolo è stato ravvivato e quindi siamo a posto, soprattutto in questa zona che è la zona che si consuma di più. Ora giriamo lo sci e facciamo l'altra lamina. Qua siamo messi un pochino peggio, quindi conviene passare prima la lima. Primo passaggio grana da 600, ultimo passaggio sempre grana da 600. Perfetto, questo sci è fatto, stessa operazione per l'altro e dopodiché andiamo a fare la sciolinatura. Eccoci qua le prese con la sciolinatura. Prima cosa da fare è pulire la soletta dello sci. Io utilizzo un pulitore generico, molto meno aggressivo del diluente, quindi non c'è nessun problema a pulire la nostra soletta. Come ho detto nell'intro, potete usare anche alcol etilico, oppure se volete usare proprio del diluente, state molto attenti a fare passate veloci e mettercene molto poco. Se no potete ovviamente comprare gli appositi pulitori apposta per solette degli sci. Questa qua è il tipo di sciolina che uso. Io per stendere la sciolina utilizzo un semplice ferro da stiro. State sempre attenti alla temperatura della piastra. Quindi io ho già misurato la temperatura della piastra e la temperatura della piastra è settata a 110 gradi. E andiamo a stendere la nostra sciolina. Una volta tirata la sciolina in questo modo va fatto raffreddare lo sci, quindi ne approfittiamo per sciolinare anche l'altro sci.
Bene, anche questo sci è stato fatto. Ora possiamo procedere a raschiare via la sciolina in eccesso. Riprendiamo l'altro sci che nel frattempo si è raffreddato e cominciamo a raschiare. Prima cosa che ci serve è un raschietto. Io l'ho costruito semplicemente utilizzando un pezzo di plastica. È fondamentale ravvivare il raschietto utilizzando una lima, in questo modo. È fondamentale che il raschietto abbia lo spigolo vivo in modo da riuscire ad asportare la sciolina. Praticamente bisogna spatolare fino a che non rimane più sciolina da togliere, quindi armiamoci di pazienza e spatoliamo. Possiamo dire che abbiamo tolto tutta la sciolina che c'era. Per una finitura migliore si possono utilizzare le spazzole, ci sono spazzole in bronzo e spazzole in plastica. Tuttavia, per quello che devo fare io mi posso fermare qua. Quindi non ci resta che andare a provare i nostri sci sulla neve. Allora, ecco le morse che mi sono autocostruito. Il supporto in legno è avvitato al banco e poi abbiamo questo supportino in acciaio che è stato avvitato al supporto in legno, al quale ho applicato nastro isolante per proteggere gli sci. In mezzo ho questa morsa alla quale applico sempre nastro isolante per proteggere gli sci e da quest'altra parte invece abbiamo l'altra morsa. Questi due supporti qua sopra li utilizzo quando faccio tuning e sciolina e questi pezzi qua invece servono come contrasto quando si vanno a stringere le viti sugli sci. Quando si fanno lamine funziona così: lo sci va posizionato all'interno della morsa, mettiamo questo piccolo spessore in alluminio ed andiamo a stringere. La morsa centrale, che è questa, in questa posizione è completamente aperta in quanto tutto il lavoro è eseguito dalle due morse. Quindi si va a stringere appena la vite e lo sci è completamente bloccato. La stessa cosa ovviamente nell'altra morsa. Invece quando andiamo a fare tuning e sciolina dobbiamo girare lo sci. Quindi si apre la morsa, si toglie lo spessorino, dopodiché mettiamo questi spessori sempre ricoperti di nastro isolante sopra le morse. Aprire del tutto questa morsa, posizionare gli sci sui supportini e chiudere la morsa centrale. Ovviamente state molto attenti a non rovinare gli sci. Anche in questo caso il nostro sci è completamente bloccato e quindi possiamo procedere con i nostri lavori.